E ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del vostro amichevole tonsore di quartiere. Sono sempre io, lo Spider-Man del web shaving. Vabbè, cavolate a parte, saluti da me e dalle mie palle, le mie palle natalizie chiaramente, ce le leviamo, tanto vabbè la gag l'ho fatta, niente. Sono i decori di Natale ovviamente, ragazzi, il 12 dicembre è oggi è 12 dicembre, Natale si avvicina, con il Natale si avvicinano i pandori, i torroni, le cene di Natale, un sacco di cavoli, ma sì, ma mi piace, ma è bello, ma che volete dire Natale? Vabbè, senza perderci in troppe chiacchiere, oggi voglio farvi fare un viaggio sensoriale intorno al mondo, a partire dalle, dalle tundre australiane con i koala e gli alberi di eucalipto, non so neanche tundre, ho sbagliato ecosistema, però vabbè, dall'eucalipto, dalla frescura, voglio portarvi nelle campagne cinesi, in mezzo a tutte le coltivazioni di riso, di tè, anzi quello è il Giappone, sto sbagliando tutto, per poi concludere il nostro viaggio nel Medio Oriente, un caldo aroma di sandalo che ci fa un po' sognare. Madonna quanto è buono questo. Vabbè, basta, troppe cazzate, basta, abbiamo finito, basta, scusate. Niente, oggi è tutto pro raso ragazzi, l'avete capito? Oggi utilizziamo ogni singolo prodotto utilizzato per la sbarbata di oggi sarà marchiato pro raso, tutto, pure l'asciugamano. Beh, questa voi non ce l'avete, no, forse sì, però io ce l'ho fregato, non so a chi l'ho fregato, però l'ho fregato al Mondo Erasmus. Che bei ricordi ragazzi, che bei ricordi. Vabbè, insomma, scherzi a parte, avete visto i prodotti che utilizzeremo durante la sbarbata, vi manca soltanto pennello e rasoio, ma potete immaginare quali siano i pennello e rasoio pro raso, perché pochi sono. Pennello è lui, rasoio è lui. Ci sarebbe anche il rasoio di sicurezza pro raso, solo che non viene più prodotto purtroppo. Era prodotto da Fatip, fuori produzione, amen. Io ho questo, tra l'altro dono del nostro amico Stay Shaved. Ciao Francesco, non guardi manco più i video miei, ma no, non è vero. Se guardi ancora questi video, commenta, lascia un commento, un saluto dei prossimi, mannaggia la miseria. Guardate quanto è bello sto rasoio ragazzi, ma poi di legno, cioè mi sembra legno, poi è tutto, vedete, c'ha la scritta pro raso laserata. Oh, vedi che messa a fuoco sto telefono, tanta roba. Oggi sto a palla, ragazzi, sto a palla. Vabbè, dai, bando alle ciance. Allora, inizialmente, oggi volevo utilizzare tutto il set della pro raso rossa, ok? Quindi mi ero preparato tutto, pre-barba, sapone e dopo barba. Poi mi sono detto, a parte che il sapone pro raso rossa l'ho utilizzato settimana scorsa, ma questi dettagli, insomma, non ce ne frega niente. Però ho detto, vabbè, famolo strano. Non è una cosa nuova, non è un esperimento, non è niente. È semplicemente una cosa che non ho mai fatto io, mischiare tutte e tre le linee contemporaneamente. Tra l'altro, sono anche leggermente congestionato, un po' mezzo raffreddato, non so se si nota dalla voce. Quindi dico, perché no, magari un po' di pre-barba pro raso rinfrescante, magari ci fa un po' effetto Vicks Vaporub. Infatti adesso proverò a mettermelo anche sul petto. No, scherzo. Però c'ha questa bella aroma rinfrescante, no? All'eucalipto, che è molto molto grazioso, un po' pungente, ma sa di ricordi, sa di passato, sa di barberie, sa di chiacchiere con il barbiere. No, il barbiere mio non usa. Allora, il barbiere mio l'ho visto usare il pennello con la bomboletta. E possino, Salvatore, possino. E il pennello che ha la bomboletta. Allora, in realtà non c'ha tutti i torti, nel senso, l'ho provato una volta il pennello con la bomboletta e funziona, c'è il suo perché dà quell'idratazione alla bomboletta che effettivamente spalmandolo normalmente con la mano manca, e poi il pennello fa tutto quell'effetto di scrub sulla pelle che la normale stesura della schiuma mediante l'utilizzo della mano non farebbe. Mamma mia, oggi che linguaggio, oggi mi sento aulico proprio, mi sento, ma che ne so ragazzi, ma che ne so, sarà che ho pranzato da poco, ho preso il caffè, quindi sono bello attivo. Dai, leggerissima annacquata nel nostro saponcino. Proraso bianca è la mia preferita ragazzi, cioè poco da dire. Cioè partiamo con la Proraso verde. Allora, quella che mi piace di meno è la Proraso blu, infatti oggi neanche la utilizzeremo, anche perché lì c'ho soltanto la crema che ha un odore che, sono sincero, non mi piace proprio, non mi piace. Il resto sono tutte buone, però
per me la bianca resta la bianca, ma anche per il semplice, io intanto prelevo, per il semplice fatto che è stato proprio il mio primissimo sapone da barba. Sta cosa la dico sempre, ogni volta che la uso, ma ci tengo. Per me, cioè, annuso questo barattolo e mi riporta proprio a gennaio 2021, o anzi, anche dicembre 2020, quando ho cominciato, anche novembre 2020, quando ho cominciato ad appassionarmi, o comunque perlomeno più che appassionarmi, perché la passione è venuta dopo, a interessarmi alla rasatura tradizionale. Io inizialmente cercavo un'alternativa economica a bomboletta e multilama, poi sono finito nella tana del bianconiglio, zio Pera, vabbè, proprio il clown definitivo sono stato, però vabbè, almeno sentito casino, spendo per una cosa che mi piace, insomma. E niente, ho scoperto chiaramente, come tutti, no? Cioè, io sapevo che esisteva il rasoio di sicurezza, ho scritto rasoio di sicurezza su YouTube, chi mi compare? Ovviamente Luca Di Naro. E quindi vai a vedere ore di video e ore e ore e ore, poi mi sono convinto, mi sono comprato il mio primo set, che è consistito proprio in Wilkinson nero, che sapete che non ve l'ho mai portato, ragazzi, quasi quasi o prossimo video o comunque prossimamente ve lo porto un video con Wilkinson nero. Allora, il prelievo è, direi, anche abbastanza abbondante. Mi sono messo il sapone in bocca, vai, cominciamo con il montaggio. Nella ciotola ho acqua calda. Ah, la ciotola non è Proraso, mannaggia, per un attimo, per una scemenza proprio mi sono perso, vabbè, pazienza. Stavo dicendo, ho scoperto questa passione, diciamo, questo interesse, questo hobby, se così vogliamo chiamarlo, grazie al dinarone nazionale, e adesso siamo qua, che ci dobbiamo fare? Mo' vi sorbite pure me. Poi a me Dinaro mi è sempre piaciuto, perché c'ha sempre avuto quella verba romanesca, no? Ci risuono parecchio. Oh. La bianca purtroppo è un sapone un po' incompreso, tanto bistrattata quanto buona in realtà, però vabbè. Comunque niente, vi dicevo, la bianca mi riporta in quei periodi, in quei tempi, dove era tutto più facile. Non è vero, perché stavamo in quarantena, tra pandemie e vari cavoli. Io mi ricordo che andavo in giro con mia madre, magari se la accompagnavo a fare delle commissioni, la aspettavo in macchina e nel frattempo, rasatura tradizionale, e mi guardavo i video. Mi interessavo, mi ricordo chi guardavo inizialmente, prima di Naro, poi chi ho scoperto dopo di Naro? Forse il di Lernia, che numericamente, insomma, gli è secondo, anche se ormai non fa più questo, principalmente perlomeno, ecco. Ciao Mauro Di Lernia. Non guarderai mai questo video, ma va bene così, non ti preoccupare. Oh. No, mettiamoci un altro po' d'acqua, mettiamoci l'acqua, che la Proraso l'acqua la vuole, ma di che stiamo a parlare, evanescente, sì, Tutorella, evanescente. Mannaggia miseria. Oggi proprio, raga, vabbè. Mo' parliamo pure del rasoio, Intanto, guardate qua, pennello in maiale, nato da una collaborazione tra Proraso e Omega, che è l'Omegone Prorasone, mi piace chiamarlo. Se ci fate caso lo chiamo così ogni tanto in qualche video quando lo uso, Omegone Prorasone, perché è grosso, è fatto da Omega e da Proraso, e quindi gli diamo un bel aggettivo accrescitivo. Via. Cioè, che gli volete dire? Niente. Direi assolutamente niente. Tra l'altro mi sa che sono entrati ospiti in casa. Vabbè. Se qualcuno dovrà andare in bagno dovrà chiedere il mio permesso. Guardate un po' quanto è bellino lo sciavette di Proraso, ve l'ho già fatto vedere con il laser engraving nel legno, ma guardate anche la parte metallica. Metallica, che caruccia. Qui bella zirinata, sembra tipo lo schiaccianoci. La metta esposta il giusto, devo dire. Molto simile come forma all'Universal, però rispetto all'Universal questo rasoio ha dei pin messi in posizione molto più sensata, poi magari vi farò vedere.
Fatto sta che vi consiglio con lui di mettere, la mette non quelle spezzate, ma di mettere quelle già tagliate in modo da evitare che le guancette diano fastidio quando andate ad inserire lama e a chiudere i rasoi, perché siccome c'ha un serraggio piuttosto stretto, può capitare che la lametta voli via. Comunque, bando alle ciance, vai. Ci siamo. Davvero un bel rasoietto. Era tanto che non lo usavo, però taglia a dovere. L'ho usato anche molto poco, devo essere sincero. Però, insomma, in quanto Chavette fa, fa assolutamente il suo. Non ha un'esposizione particolarmente pronunciata, quindi non va messo neanche troppo parallelo alla pelle. Leggermente, non proprio perpendicolare, perché sennò così vi sgrugnate, è un pochettino angolato, ma un po' come tutti i rasoi, ragazzi. Tutti i rasoi hanno un angolo in cui funzionano al meglio. Ma sapete che, mazza, sono scivolosissimo sotto residual slickness, la chiamano gli americani. Ma secondo me il Barba Pro Raso, sono arrivato a questa conclusione, aiuta a questo. Aiuta per avere un po' di scorrevolezza in più una volta che si leva la schiuma, che senza il sapone non te lo dà questo effetto, devo dire. Mia personalissima opinione, se no... Se no qualcuno mi viene a menà. Chi è quel qualcuno? Boh, io però nel dubbio mi tutelo. Oggi famo il baffo, subito. Oggi me la sto sentendo troppo galla. Secondo me a un certo punto mi taglierò. Allora, l'altro giorno, anzi ieri, un ragazzo ha commentato il mio vecchio video e mi ha detto, non gli ho ancora risposto in realtà, poi gli risponderò, mi ha detto, ma tu come te la cavi con entrambe le mani sullo sciavette? Perché io con la mano dominante vado benissimo, con lo sciavette dai, non c'è problema, ma quando passo all'altra mano divento scemo, non taglia bene. Ti rispondo, amico mio, anche qui in video, effettivamente è più difficile utilizzare la mano non dominante, poi specialmente quando si utilizza lo sciavetto, guarda qua mi sono tutto zozzato. Però, come tutte le cose, è un po' una questione di pratica, no? Ci sta. Cioè, io devo dire sono stato fortunato, mi sono trovato bene sin da subito con entrambe le mani. Sarà che sono un po' ambidestro? No, io sono mancino teoricamente, però anche con la destra non ci ho mai avuto troppe difficoltà. Ecco, fatto sta che continuo a preferire a utilizzare la mano dominante, però quando mi serve utilizzo anche l'altra. Ok, tipo qua. Questo è per dire, una mano non dominante non riesco a fare un movimento uniforme come invece riuscirei a fare con l'altra mano. Però non mi sono mai neanche troppo devastato. La barba era abbastanza corta, non era particolarmente... Mamma mia, che effetto molto rinfrescante che mi dà questa Proraso rinfrescante. No, vabbè, fa quello che dice il nome. Non me l'aspettavo. Vabbè, dai. Continuiamo con una seconda passatina a cui vado ad addizionare ulteriore acquetta. Poi basta, cioè oggi sbarbata veloce, tranquilla, ci salutiamo. Poi settimana prossima facciamo un altro video prima di Natale e poi penso che me ne vado un po' in ferie. Faccio le vacanze di Natale, anche perché ragazzi ho da studiare un monte di roba. Mamma mia, quindi quando arrivano questi periodi devo dare un po' di priorità alle altre cose. Mi capirete. Anche perché
Dai che a febbraio se laureiamo. Non la faccio più. Non la faccio più, voglio lavorare. Non è che voglio lavorare, è che non voglio più fare quello che sto facendo adesso. Quindi sto pescando. Cioè, se devo continuare a studiare, mi va pure di studiare. Però qualcos'altro. Vorrei passare a una magistrale, a un qualche corso, un master, una cosa interessante. Mi piacerebbe tanto tornare all'estero. Ma vi ricordate i video in Spagna? Mamma mia. Che belli, che pace, che relax. Io quando stavo lì registravo la notte, alle 11, a volte pure a mezzanotte. No, una volta pure all'una, mi sa. Mi ricordo, però mi pare che registravo tardissimo. Tanto non c'era nessuno lì, non è che entrava qualcuno. E poi a luna la notte è il momento migliore per registrare perché non è che te suonano corrieri, che te chiamano al telefono, a meno di emergenze, insomma, molto gravi, ma per fortuna non mi è mai successo niente. Buonasera, dottore. C'è mio fratello che mi guarda dalla porta. Comunque stavo dicendo, è un bel orario la notte in realtà per registrare, però purtroppo quando si vive assieme ad altre persone non si può fare. Semplicemente non si può fare. Guarda caso, da quando sono tornato qui in Italia, la maggior parte dei miei video è: oh scusate, mi hanno suonato al citofono, oh scusate, mi hanno suonato al campanello, oh scusate, hanno chiamato al telefono. Per forza! Dai! Vabbè. Cringe ragazzi, cringe, molto imbarazzante, scusate. Olè. C'ho un piccolo Dario Moccia in casa. Ce ne faremo una ragione. No, non puoi lavarti le mani. Solo se vieni a salutare. Se vieni a salutare, puoi lavarti le mani. Signore e signori, lui è mio fratello. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ma che tuo canale? Ma iscrivetevi al mio di canale, ma scusatemi. Ma possiamo fare le marchette agli altri nei video? Ma per carità, ma non esiste. Tu sei uno youtuber di rasatura tradizionale, Tommaso? Che ne sai? Rispondi sì o no? Non vedi i miei video? Io li vedo i tuoi video. E non ti radi. Chi tace acconsente? Ha acconsentito. Basta, silenzio. Devo fare la seconda passata, figlio mio. Basta. Vedete che cosa succede a vivere non da soli? Arrivano gli disturbatori. Ma è bello anche questo, è bello anche questo. Allora, non sto usando particolarmente questo rasoio, particolarmente bene, sono sincero, non mi sembra che lo sto usando particolarmente bene. Ecco, qui sì, qui io do una buona angolazione. Prima no, l'avevo messo troppo parallelo. Così sì, così lavora, che cavolo. Ragazzi, ovviamente lo sciavetto sempre un po' d'attenzione in più, se no ci si sgarra, ma malamente pure. Mamma mia, ho visto certi tagli online, ma pure a me mi è capitato di farmi certi tagli. Poi per fortuna guariscono, però non vi potete mai distrarre con lo sciavetto, ecco. Questo è il succo del discorso. Non ci si può mai distrarre. Adesso utilizzerò, no, sempre la mano sinistra, via. Un saluto a tutti coloro che mi commentano i video, che si iscrivono al canale, che mettono mi piace. Un saluto a tutti i miei haters, che non ci sono. Cioè, effettivamente, magari qualche scassaballe ogni tanto, ma chi se ne frega. Non li definirei neanche hater. Li definirei rompiballs. Quello sì. Ma fa parte del gioco, ragazzi. Ogni tanto mi fanno sbroccare, però fa parte del gioco. Una volta che metti la tua faccia online, ci devi stare, che arriva quello che dice: ah no, non si fa così, si fa colà. Ah no, non sei capace, ah no, sei scemo, sei stupido, sei brutto.
La barba del neonato, poi quelle cose lì. Dai, allora voglio dare un'ultima passata qui e farò un passaggio assassino, quindi voglio proteggermi un pochettino, darmi un po' di extra scivolosità, mi asciugo le mani e facciamo quest'ultimo passaggio con la mano destra, così. Mamma mia che casino che fanno questi sopra. Ok. Sto passaggio così è sgravato, ho pure impugnato malissimo il rasoio, però... Brutto, esteticamente molto brutto da fare e da vedere, però efficace. Io posso considerarmi rasato, ragazzi, quindi mi sciacquo e arrivo subito. Eccolo qua, il vostro amichevole tonsore. Sempre io, non è che cambio da un momento all'altro, anche se c'è questo piccolo taglio è solo per non farvi sentire l'acqua che scroscia, ecco. Quindi, via. Allora, ho visto un attimo, mentre stavo giù, che qui sotto è rimasto qualcosa. Quindi, via. Lo leviamo. Qui sotto sono rimasto scivoloso. Ma che è? Mamma mia, ma quanto scivola sta prolaso? Scivola, scivola, scivola. Ricordate, tipo la pubblicità della Team di qualche anno fa? Scivola, scivola. Che era cantata da Mina, se non sbaglio, tra l'altro. Vabbè, niente, abbiamo fatto questo viaggio olfattivo, siamo partiti dalla freschezza della verde, sinceramente ancora mi sento ghiacciare il viso senza neanche aver utilizzato il sapone, siamo passati per la neutralità della bianca, che forse è la più all season di tutte, per poi concludere con un caldo abbraccio di Prolaso Rossa. Un caldo abbraccio, vabbè. Niente, dai, concludiamo, bello, afterino per chi ha la pelle secca, questo top, bello. Unguento proprio, mi sento un po' di bruciore in viso, ma in effetti non ci sono andato particolarmente leggero con questo sciavetta, ci devo anche un po' riprendere la mano perché ultimamente sto utilizzando troppo di è vero. Vi ricordate che novembre scorso avevo fatto un mese soltanto sciavetta? Invece questo mese non l'ho fatto, male, molto male. Vabbè, niente, a tutto pro raso, ragazzi, bello. Che l'ennesima dimostrazione che non serve avere prodotti costosi per farsi una bella sbarbata. Sì, ma a noi ci piace e utilizziamo sia Proraso che i prodotti più costosi perché ci piace. Punto. Nessuno deve dimostrare niente a nessuno e tutti devono poter fare quello che gli pare. Detto questo, ragazzi, dopo questa perla io vi ringrazio per avermi seguito nuovamente, ovviamente come al solito vi invito a iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti, se volete continuare a vederli, se volete avere pure la notifica accendete la campanellina per ricevere la notifica ogni volta che esce un video, e mi piace il commento, quello ormai manco ve lo dico più, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!